Weiwei è un artista e designer cinese. Nasce a Pechino nel 1957 in una famiglia di intellettuali. Il padre, poeta, viene accusato di idee destriste dal Partito Comunista Cinese. Così lui e la famiglia vengono inviati in un campo di rieducazione militare. A Pechino Ai Weiwei ci rimarrà pochi anni perché già nel 1981 decide di lasciare la Cina per vivere a New York. Sono anni intensi in cui l'artista farà molti lavori per mantenersi, cambiando molte case. È a New York che si innamora dell'arte concettuale di Marcel Duchamp e della pop art di Andy Warhol. Dopo 12 anni trascorsi negli Stati Uniti, nel 1993 è costretto a tornare in Cina per stare vicino al padre gravemente malato. La sua esperienza americana lo rende popolare. Sono molti i giovani artisti che frequentano Ai Weiwei per avere notizie sulle ultime tendenze del mondo dell'arte. È in questo periodo che pubblica libri sull'arte, The Black Cover Book, The White Cover Book e The Grey Cover Book. In molte delle sue opere, Ai Weiwei evidenzia come il capitalismo e il consumismo in Cina stiano progressivamente cancellando l'eredità culturale e artistica della nazione. Ad esempio, nell'opera Han Dynasty Urn with Coca-Cola logo, l'artista decora un antico recipiente della dinastia Han con uno dei simboli più conosciuti del mondo odierno. Avevo voglia di renderlo più attuale, spiegherà l'artista. Ai Weiwei sottolineerà inoltre l'omologazione imposta dal sistema capitalistico con le sue installazioni della serie Forever, che hanno come protagonista centinaia di biciclette a cui sono state rimosse le catene e i pedali. Forever è la marca di bici più venduta in Cina. Nel 2005 apre un blog in cui, oltre a parlare della sua attività artistica, commenta anche la politica cinese, criticando e denunciando alcune scelte del governo. Il blog verrà accusato e Ai Weiwei interrogato e malmenato dalla polizia. Lo stesso anno l'artista creerà l'opera Snake Bag, un enorme serpente costruito con zaini scolastici. Oltre che artista contemporaneo, Ai Weiwei è anche architetto. Dal 2001 infatti è proprietario dello studio Fake Design, con il quale ha collaborato come consulente artistico per la progettazione dello stadio di Pechino per le Olimpiadi del 2008, il famoso Nido di Uccello. L'artista tuttavia non presiederà all'inaugurazione per protesta contro lo sfruttamento degli operai nei lavori per la preparazione dei giochi. È nel 2011 che avviene un evento che influirà molto sulla vita di Ai Weiwei. Il 3 aprile l'artista viene arrestato all'aeroporto di Pechino con l'accusa di evasione fiscale. L'artista viene detenuto illegalmente in un luogo segreto per 81 giorni. Nel 2014 realizza una maxi installazione realizzando con i mattoncini Lego i ritratti di 176 perseguitati politici. Quando l'artista chiede alla Lego altri mattoncini per aggiornare l'opera, la compagnia danese vieta la fornitura perché è contraria all'uso del prodotto per motivi politici. Ai Weiwei, allora citando Duchamp, pubblica su Instagram una foto con i mattoncini Lego buttati in un WC. Si alza un polverone tale che la Lego deve fare marcia indietro e rinunciare al divieto. Nel 2015 Ai Weiwei riceve da Amnesty International un riconoscimento per le sue azioni a sostegno dei diritti umani. Nello stesso anno all'artista viene restituito il passaporto. Ne approfitta per andare in Germania, dove vivono sua moglie e suo figlio, e poi a Lesbo per seguire il dramma dei migranti. Molte delle sue opere del 2016 riprendono questo tema, come l'installazione temporanea Reframe creata per Palazzo Strozzi a Firenze.